Fuggire significa solo allungare la tua agonia. Salve e benvenuti a Gormitology. Io sono Jack Sunset e in questa Gormanalisi analizzeremo Scova Nascondigli. Come potete vedere dal montaggio probabilmente, finalmente ho potuto effettuare una Gormanalisi vecchio stile. Questo perché, come vedremo assieme, Scova Nascondigli è un gormita che è apparso in poche serie, ma non per questo è un personaggio noioso. Direi cominciare quindi con le apparizioni. Scova Nascondigli è apparso in serie 1, Mistica, Energeia e Final Evolution. Inoltre è incluso nella Legends. Lo vediamo nel corto delle origini, in una pagina del secondo volume del magazine e sul retro dell'artwork della carta di martello. Poi appare nella Legends negli episodi 4, 5, partecipando alla sfida, 8 e 9, per ragioni che vedremo più avanti. Fisicamente non è chiara l'ispirazione animale di Scova Nascondigli. Non sono sicuro nemmeno che ce ne sia una. In parte perché il suo aspetto cambia nel proseguire delle serie, e in parte perché non conosco nessun animale che gli assomiglia. In caso vi venga un'idea di quale possa essere una sua ispirazione, fatemi sapere, se no rimane una creatura unica. Nel resto del suo corpo è ricoperto da culi affilati che funzionano da antenne percettive. In particolare ha due mega artiglioni principali che fuoriescono dalle parti superiori dell'avambraccio. Nella Legends il suo redesign lo modifica poco al di fuori del viso, che ora sembra quasi ricordare una zucca di Halloween, anche se qui magari potrebbe esserci un riferimento al cinema horror che non ho colto. Caso, anche qui fatemi sapere. Ok, direi di passare ai poteri. In prima serie viene banalmente descritta tutta la sua gimmick, dalla quale prende il nome. I grossi artigli di questo gormita fungono non solo da armi, ma anche da sensori che gli permettono di scovare i suoi nemici ovunque. E basta così. Non c'è granché da dire. E nelle sue battle cards viene semplicemente aggiunto che arpiona i suoi nemici, ma anche se non mi sembra azzeccato dato che i suoi artigli non sono arpioni, basta. Poi, vabbè, serie mistica, in teoria nella mistica ottiene poteri mistica, che potenziano le capacità magiche del gormita, così si è intuito, e in questo caso credo che potenzi la sua percezione dei nemici, ma al di fuori di questo non abbiamo altre informazioni. Passiamo quindi alla Energeia. Dopo essere tornato su Gorm grazie all'incantesimo del vecchio saggio, lo Scova Nascondigli è decisamente più potente di prima. Oltre all'incremento di taglia e forza, ci viene fatto sapere che ogni suo culo ha un'antenna a parte che gli permette di trovare ancora più nemici. Viene qui detto che è in grado di percepire perfino la nave multiforme che si nasconde, ma vedremo fra pochissimo perché è ovvio che riesce a percepire specificatamente la nave multiforme con facilità. Ci viene poi aggiunto nell'Arbon Gormiti la saga completa che lui stesso è difficile da scovare, probabilmente sia perché sa come evitare di essere sgamato che perché sa immediatamente se qualcuno lo sta seguendo, nulla di particolare. Passiamo quindi alla sua forma Final Evolution. Come tutti gli altri gormiti Energeia in Final Evolution, ottiene i poteri della serie Atomic grazie all'energia Neozon. Nel caso dei gormiti della Terra, quindi ottiene il vigore muscoriano, potenziamento che migliora di molto la sua capacità fisiche e la sua resistenza. Oltre a questo, nell'album della saga completa, viene detto che è in grado di vedere al buio con gli occhi, potere che non gli serve veramente a niente, dato che può percepire ciò che gli sta intorno. Ah, e che se ti becca ti fa solletico. Scova Nascondigli. Tutto bene? Capisco che tu possa avere dei gusti di qualche tipo, ma non c'è bisogno di mostrarli così a tutti nelle tue descrizioni. Gli altri gormiti hanno lasciato da parte la vita privata nelle proprie descrizioni, descrivendo soltanto il loro cattiveria e come ti ammazzano, ma questa cosa del solletico è preoccupante, eh? Spero solo che non ci sia più bisogno di riprenderti, Scova Nascondigli, ci spero. A parte gli scherzi, la sua descrizione in questa serie aggiunge un dettaglio in più sul suo modo di percepire. Viene specificato che i suoi artigli sono antenne radar. Questa specifica non era da poco, dato che ci sono diversi tipi di sensori e un sensore radar ha un funzionamento specifico. E questo mi permette di reintrodurre dopo mesi o forse anche anni una sezione di analisi di fisica superficiale. Yay! Come funziona un'antenna radar? Praticamente si utilizza un sistema molto simile all'ecolocalizzazione dei pipistrelli che avevamo visto nella Gormanalisi del popolo dell'aria con Oscuro Sanguinolento, se non erro. Ma al contrario dell'ecolocalizzazione dei pipistrelli, questo fa uso di onde elettromagnetiche invece di onde sonore.
Quindi un'antenna radar è composta da una sezione che emette il segnale elettromagnetico e un ricevitore che legge il ritorno del segnale dopo che viene riflesso da un qualsiasi oggetto nelle vicinanze. Il grande piatto parabolico che compone la maggior parte del corpo di un'antenna radar ha solo la funzione di migliorare la ricezione del segnale. Nel caso di scovanascondigli immagino che sia i ricevitori che gli emettitori sono le sue antenne, dato che per generare onde elettromagnetiche basta far scorrere della corrente su un conduttore, mentre per ricevere un segnale elettromagnetico, banalmente quando un conduttore viene colpito da un'onda elettromagnetica, questo genera corrente e si interpreta quella corrente in base a quale segnale potrebbe averlo segnato e quindi così si può comunicare attraverso il segnale radio. Quindi effettivamente scovanascondigli utilizza lo stesso sistema che usiamo noi umani sui sottomarini e per difenderci dagli attacchi aerei. Ed è per questo che non ha difficoltà a percepire anonimo multiforme, dato che nella sua vista radar questo risulta una grande anomalia elettromagnetica dati i suoi poteri. Infatti anonimo multiforme, piccolo accenno, anche nella cartoon lo vediamo utilizzare i suoi poteri elettrici per nascondersi a vista. Ma magari lo approfondiremo in futuro. A questo punto però una domanda mi sorge spontanea. Dato che fisicamente scovanascondigli sembra basarsi quasi unicamente sugli artigli per il combattimento e non c'è granché di più oltre questo, magari le onde elettromagnetiche che produce possono essere usate effettivamente come arma? Dopotutto, quando abbiamo visto Mangiaterra abbiamo concluso che non è una forma di energia da sottovalutare. E sono andato a vedere un pochino più nel dettaglio e le frequenze urlate per i radar sono praticamente innocue. Usano più o meno le stesse frequenze usate dalle radio. No, non ci posso credere. Ci sarà un modo per rendere questa cosa più potente? Vado a vedere come funzionano i radar per il terreno. Apparentemente, per percepire con i radar del sottosuolo bisogna usare una frequenze sempre più basse. Attualmente al massimo noi umani riusciamo a scendere a tipo un centinaio di metri con i radar sottoterra e se il terreno è particolarmente conduttivo potremo perfino non arrivare al metro. Il minimo che sono riuscito a trovare è stato 1 MHz, utilizzato in luoghi tipo l'Antartica, perché meno di così vengono ritornati dei dati troppo poco precisi. Poco soddisfacente. Magari scovanascondigli riesce a generare un'onda di frequenza così bassa da distruggere tutti i suoi nemici? No. Più la frequenza è bassa e meno è pericolosa, o almeno questo è quello che ho capito. E non mi posso esprimere sull'ampiezza dell'onda, perché più ricercavo e più finivo su concetti quantici di cui, mi dispiace, non ne so abbastanza. Quindi dichiaro sconfitta. Scovanascondigli non è un mostro assurdo e imbattibile, underdog, che analizzato fisicamente diventa una bestia. È solo un tizio che sicuramente riesce a percepire Radio Maria anche su Gorm. Direi quindi di passare alla sua forma Legends. Qui abbiamo qualcosina di più, ma nulla di eccezionale. Vediamo sottolineata la sua vista acuta, i suoi artigli che mi ha detto essere capaci di percepire per centinaia di metri, che se fosse considerato in aria è pochissimo, dato che i radar percepiscono a distanze molto maggiori, e nella serie ci mostra che questi artigli sono retrattili. E di poteri abbiamo finito qui. Al massimo abbiamo un paio di scale di potenza, viene scagliato via dalla difesa esplosiva di Tenaya e viene sconfitto da Magmion e legato per evocare Magor, ma nient'altro. Ah, poi esiste la forma Metallized della Legends. Avrebbe dovuto avere una palette più figa, che è quella nera e gialla che avevamo visto sul canale assieme, ma hanno cambiata e basta. Adesso, a parte le esagerazioni che ho fatto parlando di scovanascondigli, questo gormita è utilissimo all'interno del suo popolo e date le sue abilità nessun gormita può prenderlo alla sprovvista. Quindi ogni gormita la cui intera gimmick è basata sul mimetismo è andato, è finito, non può combatterci perché... Oh, c'è un tizio dentro di me. No, banalmente, semplice. E inoltre questi artigliozzi che c'ha, oltre ad essere retrattili, sono potenti e mi paiono anche abbastanza perforanti. Quindi magari non è il combattente più forte del suo popolo, ma sicuramente è uno dei più utili. Vediamo quindi il suo carattere. Nelle prime serie non abbiamo granché di descrizioni del suo carattere al di fuori della solita violenza dimostrata dai gormiti e il desiderio di ammazzare la gente per qualche motivo. In Legends però è descritto come un folle totale.
il più pazzo del suo popolo. Vedendo come è stata scritta la descrizione, sembra essere considerato il più pazzo perché fa sempre battute e ride forte. Ma se basta questo mi dovrebbero chiudere in manicomio. Nella serie si presenta come persona un po' eccentrica, che cerca sempre di metterci in mezzo una battuta, ma mai una volta che nessuno rida. Mi sento rappresentato. Una volta che si è cominciato a parlare di artigli, si è subito buttato nel discorso, dimostrando il suo amore per le lame. Come tutti gli altri gormiti, è arrogante ed poi perde la sfida per un motivo molto stupido. Effettivamente il suo piano per superare la sfida della scala ha senso, ma ha tergiversato troppo e la scala è bruciata, causando una sconfitta. Diamine, solo io mi sento completamente rappresentato da questo gormita. Poi, negli episodi 8 e 9, quando viene rapito da Macmion e si libera, ha mantenuto la sua caratterizzazione e niente. E direi che questo è tutto per Scova Nascondigli. Un gormita che fa il suo dovere ed è presente nel suolo di Gorm. Molto figo, non mi dispiace e sono anche felice che i gormiti che non appaiono nella cartella hanno delle gormanalisi un pochino più corte. Finalmente posso ricominciare a fare delle gormanalisi più brevi, più concise, più concentrate. Spero che questa gormanalisi breve vi sia piaciuta. Alla fin fine non ho fatto niente di diverso rispetto a quello che facevo con le gormanalisi dei gormiti che appaiono anche nella cartoon. Però, anzi, ho fatto il contrario. Ho aggiunto cose. Ho fatto un'analisi fisica del suo potere. Perché c'era troppa poca roba. E mi mancava fare una roba così. Mi gasa andare a cercare su internet come funziona questa cosa qui e ricordarmi e ristudiare le cose. Non mi dispiace, spero di non aver detto cavolate, in caso fatemelo notare nei commenti. E niente, ci vediamo alla prossima. Immaginatevi Scova Nascondigli la notte che non riesce a dormire perché sente Radio Maria. I ragazzini sulla terra hanno lasciato il portale aperto e Scova Nascondigli. Ave Maria, piena di grazia.